Lo show di lunedì 3 marzo sarà uno spettacolo che ci metterà di fronte ad un momento drammatico, direi quasi catastrofico. Sì, perché nel main event della Kermesse Saya Kamitani e Tam Nakano si affronteranno per l'ennesima volta, ma questa volta ci sarà in palio ben più dell'oro. Ci sarà in palio la permanenza in Stardom, visto che la perdente del match dovrà lasciare la compagnia. La sconfitta dovrà dire addio a tutto ciò per cui ha lavorato tanto duramente durante la sua permanenza nella federazione nipponica. Dovrà dire addio a tutte le sue compagne, amiche di una vita che hanno aiutato entrambe le contendenti a crearsi un nome all'interno della Stardom. Ma c'è dell'altro. Sì, perché ben due titoli saranno in palio: l'High Speed Championship che Mei Seira difenderà contro Fuki Dendez e gli Artists of Stardom Titles che SLK, Azumi e Miyu Hamasaki difenderanno contro Lady C, Ranna Yagami e Tomoka Inaba. Uno show che è pronto a regalarci grandi emozioni e che forse ricorderemo con malinconia. Ma bando alle ciance e diamo subito spazio al primo match titolato della Kermesse. Mei Seira metterà in palio il suo High Speed Championship contro Fuki Dendez, un'avversaria strana, se vogliamo, una lottatrice difficile da inquadrare, che è capace di perdere contro chiunque, ma allo stesso tempo è capace di impensierire anche le avversarie più toste. Fuki Dendez arriva a questo match forte del fatto di aver conquistato questa title shot sul campo, avendo battuto precedentemente Yuna Mitsumori. Mei Seira dunque dovrà stare molto attenta a non sottovalutare l'avversaria e dovrà prestare particolare attenzione alle malefatte di Fuki Dendez, pronta a giocare sporco alla prima occasione grazie all'aiuto esterno delle compagne di Hate, sempre in agguato per dare manforte al diabolico pagliaccio. D'altro canto, Mei Seira è una delle migliori high speed in circolazione e sa bene quali sono i pericoli a cui dovrà andare incontro. Sono sicuro che la campionessa in carica avrà già preparato un piano per contrastare i trucchi malefici di Fuki Dendez, ed è per questo che il mio pronostico fa proprio in favore di Mei Seira, che credo rimarrà campionessa senza troppa fatica. Voltiamo pagina perché ora in palio ci saranno gli Artists of Stardom Titles che le Neo Genesis sono pronti a difendere con le unghie e con i denti. Le loro avversarie si sono fatte trovare particolarmente in forma, specialmente Lady C, che sembra aver riscoperto una seconda giovinezza. Infatti l'ex componente di Queen's Quest ha ottenuto importanti vittorie negli ultimi show. Vittorie che le hanno permesso di avanzare pretese verso gli Artists of Stardom Titles. Ranna Yagami invece viene da un momento altalenante, perché seppur vero che ha recentemente perso la rivalità che aveva con Koguma, questa faida ha comunque permesso a Ranna di maturare fino a convincere Lady C che era giunto il suo momento. Tomoka Inaba invece non ha bisogno di presentazioni, sappiamo bene quanto lei sia talentuosa e brava sul ring, ma credo che tutto ciò non la aiuterà a conquistare i titoli. Penso che il suo talento, unito a quello di Lady C e di Ranna Yagami, non basterà per far sì che le Gozai vincano gli Artists of Stardom Titles. Anche se Neo Genesis ha rallentato la sua marcia durante gli ultimi giorni per colpa di sconfitte cocenti in match titolati, Starlight Kid, Azumi e Miyu Hamasaki sono ben motivati a ricordare a tutte che loro ci sono e non hanno alcuna intenzione di abdicare tanto facilmente. L'obiettivo di Neo Genesis è forte e chiaro, quello di impadronirsi della Stardom e di guardare tutte le altre stable dall'alto in basso. Ecco perché hanno dannatamente bisogno di restare campionesse. Ce la faranno? Secondo me sì.
Voglio dire, nonostante i progressi fatti, le ragazze di Gozai non sono attualmente al livello delle stelle di Neo Genesis, perciò una loro vittoria alquanto improbabile. Credo fermamente che la vittoria andrà a SLK Azumi e Miyu Hamasaki, che sono nettamente più in forma delle loro avversarie. Passiamo ora al match più atteso della Kermesse, se non altro perché in palio ci sarà la carriera di entrambe le lottatrici. Come già detto in precedenza, la perdente del match sarà costretta a lasciare la Stardom e dovrà dire addio a tutti i suoi sogni di gloria. Una stipulazione scelta personalmente da Tam Nakano, che in effetti ha lasciato tutti senza parole, perché io stesso credevo fortemente che la leader di Cosmic Angels avrebbe ancora una volta puntato alla Red Belt, ma così non è stato. Tam ha preferito alzare la posta in gioco e puntare a tutt'altro, a un qualcosa che potesse dare il colpo di grazia a Phoenix Queen per riportare Saya sulla retta via. La stessa Tam ha affermato che il suo obiettivo è quello di allontanare Saya dalla Stardom per farla ricongiungere a Utami in Marigold, per poi farla ritrasformare in Golden Phoenix, proprio grazie all'aiuto della campionessa in carica della Marigold. Da parte sua però la Kamitani ha risposto per le righe alla Nakano, ricordandole che ora lei comanda in ben 2 compagnie distinte, essendo sia World of Stardom che regina di Wave Champion, e che tutti, compresi i fan, devono iniziare a portarle più rispetto e a prostrarsi ai piedi della regina indiscussa del Joshi Pororesu. Dichiarazioni forti sia da una parte che dall'altra, e che getta ancora più benzina sulla rivalità infuocata che stanno attraversando entrambe le lottatrici. Una faida che è nata quasi per caso, ma che ben presto si era trasformata in puro odio reciproco. Una situazione dunque che nessuno di noi si augurava, ma che nostro malgrado dovremmo comunque vivere. Un match che porterà la vincitrice a liberarsi una volta per tutte dalla sua nemesi e che condannerà la sconfitta all'oblio. Avrei preferito non dover pronosticare un evento così, ma purtroppo mi sento comunque in dovere di darvi il mio pensiero nonché il mio pronostico sulla faccenda. Come già dissi nel precedente video, che trovate ovviamente qua sul canale, io credo che la maggior indiziata a lasciare la Stardom sia Tam Nakano. È difficile ora pensare che Saya possa abbandonare la compagnia, anche perché è nel suo momento migliore, oltretutto perché attualmente è campionessa e ricordiamoci che il titolo non sarà in palio. Quindi, qualunque sia il risultato, ciò che è certo è che la Kamitani resterà comunque World of Stardom Champion. Dunque il tutto fa pensare che sarà Tam a lasciare la federazione, anche perché è già da un paio d'anni che si vocifera di un suo ritiro. Quello però che fa strano è pensare che Tam si ritiri senza aver fatto una road to retirement, un percorso che l'accompagni verso l'addio definitivo come fatto precedentemente da Himeka o sta facendo attualmente in New Japan Pro Wrestling Hiroshi Tanahashi. Quindi non so, sono addirittura arrivato a pensare che il tutto faccia parte esclusivamente di una storyline che possa portare all'ultimo atto di questa rivalità a All Star Grand Kingdom, uno dei pay-per-view più importanti della Stardom, che andrà in onda il 27 aprile. Una faida che in un modo o nell'altro potrebbe addirittura arrivare a coinvolgere per l'ennesima volta Sayaka Kurara, che potrebbe persino diventare una luce di speranza per Tam, a cui la leader di Cosmic Angels dovrà fare affidamento per continuare la sua carriera in Stardom. Non ci resta che attendere lo show di lunedì 3 marzo per scoprire cosa succederà e cosa riserverà il futuro a queste amazzoni del ring. Intanto vi invito come sempre a lasciare il vostro pronostico qua sotto nei commenti.
Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò di cui abbiamo discusso in questo video e in particolar modo di come credete finirà la faida tra Tam Nakano e Saya Kamitani. Prima di salutarvi però voglio anche informarvi che il match tra Tam Nakano e Saya Kamitani, che sarà di fatti il main event dello show, sarà trasmesso gratuitamente sul canale YouTube della Stardom. Dunque non potete perderlo per nessuna ragione al mondo. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, di condividere il contenuto con tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video a tema Stardom. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che vi apre una finestra sul mondo del wrestling femminile. Seguendo Donne tra le corde sui social o sul sito web troverete tanti articoli dedicati alle vostre atlete preferite, nonché risultati dei vari show, news, rumors e quant'altro. Vi rimando ai link che trovate qui sotto per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!